Bentornato sul canale YouTube di semprefarmacia.it. L'azotemia è un esame del sangue eseguito di routine che è molto semplice ma dà informazioni importantissime sulla salute dei reni e dell'organismo in generale. In questo video capiamo cos'è l'azotemia, quali sono i valori normali, quando preoccuparsi e come si interviene. Hai messo like? Ti sei iscritto al canale? A te non costa nulla, ma a noi è di grande aiuto. L'azotemia indica la concentrazione di azoto non proteico presente nel sangue. Questo deriva principalmente dall'urea, una molecola che costituisce il prodotto finale del metabolismo delle proteine. Le proteine, infatti, sia quelle introdotte con l'alimentazione che quelle derivanti dall'eventuale distruzione di tessuti del nostro corpo, durante il loro metabolismo portano alla formazione di ione ammonio. Chiaramente questa sostanza è tossica e il fegato la trasforma rapidamente in urea che viene eliminata dai reni attraverso le urine. Un eventuale accumulo di urea nel sangue sta ad indicare un probabile problema dei reni ed è quindi un campanello d'allarme. Insieme all'azotemia, un altro parametro molto importante per valutare la salute dei reni è la creatininemia, cioè la concentrazione di creatinina nel sangue. Questa sostanza è lo scarto prodotto dai muscoli durante la contrazione a partire dalla creatina. Anch'essa viene eliminata con le urine e un suo accumulo nel sangue indica un problema a livello renale. Rispetto all'azotemia, la creatininemia è un parametro più stabile, ma i due insieme permettono al medico di avere un quadro più completo della situazione. I valori di azotemia variano in base a sesso ed età, ma anche da laboratorio a laboratorio, per cui è importante far sempre riferimento al proprio referto. In linea generale però vengono sempre espressi in milligrammi per decilitro e l'azotemia può indicare la quantità di urea nel sangue oppure la quantità di azoto dell'urea presente nel sangue, indicato con la sigla BUN, e in questo caso i valori sono di circa la metà. Considerando una persona adulta sana, il range di normalità va da 17 a 43 mg per decilitro se parliamo di urea nel plasma. Se invece consideriamo il solo azoto presente nell'urea, il range di normalità va da 10 a 21 mg per decilitro. Come precedentemente detto, un valore elevato di azotemia indica che nel sangue si stanno accumulando i prodotti di scarto del metabolismo delle proteine e che quindi c'è un problema nella loro escrezione. Valori elevati di azotemia devono sicuramente destare preoccupazione, ma non è sempre detto che ci sia un problema ai reni. Questi valori infatti possono essere influenzati dall'alimentazione, dalla disidratazione, dall'attività fisica intensa. Il rialzo poi può essere molto lieve o transitorio. Chiaramente è sempre il medico che deve valutare il quadro generale. Sicuramente desta una maggiore preoccupazione un'azotemia alta in una persona che ha già patologie, soprattutto di tipo renale. Purtroppo non ci sono sintomi che rivelino l'azotemia alta nelle fasi iniziali. Quando invece la situazione persiste nel tempo possono verificarsi astinenza e difficoltà di concentrazione, nausea e vomito, prurito, gonfiore agli arti inferiori, alterazione della frequenza della minzione e nei casi più gravi scompensi cardiovascolari e ictus. Come anticipato precedentemente, non sempre l'azotemia alta è causata da una problematica dei reni. Vediamo insieme quali sono le principali cause. Disidratazione provocata da un ridotto apporto di liquidi oppure da un'eccessiva perdita, come si può avere durante un'intensa attività fisica quando fa molto caldo oppure in seguito ad una gastroenterite. Eccesso di proteine nella dieta che causano inevitabilmente un accumulo dei prodotti di scarto. Farmaci come i diuretici, furosemide o spironolattone, oppure farmaci che risultano tossici per il fegato o per i reni, i chemioterapici, alcuni antibiotici, ma banalmente anche un FANS come l'ibuprofene. Infine, infezioni ed emorragie, insufficienza cardiaca ed insufficienza renale. La terapia per abbassare l'azotemia si avvale di diverse strategie a seconda della causa. Nei casi più gravi si possono utilizzare farmaci e diverse strategie per riportare la situazione alla normalità. I farmaci utilizzati di solito sono quelli che favoriscono l'escrezione con l'urina oppure che aumentano il volume plasmatico. Possono poi essere somministrati dei fluidi
Possono essere applicati degli stent o dei cateteri per favorire la minzione e nei casi più gravi si ricorre alla dialisi. Se invece l'alterazione è lieve e il medico sospetta che la causa sia da riportare alla disidratazione o all'alimentazione, chiaramente si agisce in questo senso. Tra le regole chiave: ridurre l'apporto di proteine e preferirne poche ma di alta qualità. Limitare cibi ricchi di sale e processati. Prediligere invece verdure e frutta fresca. E ovviamente bere 2 litri di acqua al giorno. Abbiamo visto cos'è l'azotemia, quando preoccuparsi per valori troppo alti e come si interviene. Se hai domande, lascia un commento. Un saluto dalla dottoressa Valentina di semprefarmacia.it, la tua farmacia sempre con te.